Drivingitalia.net nella sede della ARC Team di Pavia. Siamo con Stefano Pianoterra. Stefano, innanzitutto buongiorno e una breve presentazione. Buongiorno a voi e a tutti gli utenti del forum Driving Italia. Questo prodotto che stiamo guardando adesso, che è il vostro nuovo cambio sequenziale. Sì, questo è ancora un prototipo, poi in foto possiamo vedere la versione ancora più definitiva, però il funzionamento possiamo spiegarlo su questo. Questo è uno dei pochi cambi sequenziali in commercio che può riprodurre qualsiasi feeling di innesto e disinnesco della marcia, sia crescendo di marcia che in scalata. Allora, questo è possibile tramite la regolazione dei pressori che come si vede qua presenti. Ci sono anche altre regolazioni che però verranno tenute non accessibili all'utente. Queste regolazioni l'utente potrà farle, però solo praticamente scadrà quella che è la garanzia, proprio perché essendo regolazioni molto particolari si rischierebbe poi che se uno non fa tutti gli step giusti per fare queste regolazioni potrebbe andare a rovinare quella che è l'elettronica, eccetera eccetera. Quindi prima ci spiegavi che in pratica l'utente potrà agire su questo. Esatto. Allora, facendo una simulazione dell'innesto, noi abbiamo una zona morta prima dell'innesto della marcia, poi avviene l'innesto della marcia e la forza di ritorno al centro. Questo viene dato con la zona morta al centro viene data una regolazione di fabbrica, e l'innesto invece, la durezza dell'innesto, l'utente può regolarla avvitando o svitando i pressori. Allora, io prima ho provato la versione praticamente definitiva di questo cambio, l'ho provato prima sul vostro simulatore per le vetture a ruote coperte. Stavo guidando una Ferrari 458 che non ha un sequenziale a leva, ha levette dietro il volante, però per l'occasione abbiamo usato. Però mi sono divertito, mi sono parecchio divertito, e posso dire che sicuramente si tratta di un prodotto notevole, ma molto diverso da tanti altri cambi sequenziali che avevo già provato in passato. Perché dà un feeling molto diretto, soprattutto molto preciso, e cosa forse più importante per un prodotto di questo tipo è il fatto che ci si dimentica di preoccuparsi di cambiare, perché è la stessa meccanica della cambiata che ti fa sentire immediatamente non solo l'innesto, ma la risposta pronta anche a livello di software. Esatto, quello che si voleva dare è non più sentire l'innesto della marcia con il classico click dell'interruttore, ma proprio l'innesto avviene quando dopo la posizione di maggiore sforzo la leva entra nella marcia. Guarda, io ti dico, avevo l'impressione, soprattutto quando scalavo, perché la scalata ovviamente si fa in modo più diretto e per certi versi violento, avevo la netta sensazione di avere quasi sotto l'intera trasmissione della macchina. Esatto. Come me la spieghi questa cosa? Allora, praticamente lo studio che abbiamo fatto e la taratura che viene fatta standard è proprio per replicare lo sforzo e l'innesto proprio della marcia, e non è da tralasciare anche il ritorno della leva al centro. Con il sistema che abbiamo brevettato noi all'interno, praticamente il ritorno alla leva al centro avviene in un modo particolare, quindi non c'è il famoso ritorno con ondeggiamento della leva, ma la leva appena ritorna si ferma. Questo non innesca quell'ondeggiamento scomodo della leva che a volte poteva innestare anche un doppio innesto della marcia e che non era bello in corsa, diciamo. Sì, infatti, ripeto, si ha il pieno controllo di ogni cambiata, anche quando si va a girare sulla leva in modo molto veloce, oppure sia che si tiene la leva anche nel rilascio, sia che si dà la classica botta tipo rallista, la leva ritorna al centro e rimane perfettamente fissa. Ovviamente la domanda: è possibile cambiare il pomello, la leva? Allora, questa più o meno sarà la leva standard e l'altezza standard. Il pomello sarà intercambiabile, noi siamo rivenditori Sparco, quindi come optional ci saranno anche leve Sparco che poi vedremo anche nell'altro cambio più definitivo. In più verrà insieme al cambio verrà dato come
diciamo come pezzo non di ricambio ma proprio dentro nel kit una prolunga leva di 3,5 cm per chi volesse alzare la leva. Infatti quello che ho provato io prima al simulatore Sì, aveva è una la leva. versione lunga con il pomello sparo. E ovviamente la tipologia di leva, la lunghezza dipende molto da come si va a montare il Esatto. cambio sulla propria postazione. Ovviamente la lunghezza della leva incide anche sul feedback che poi il cambio può dare, quindi Certo. una leva corta diciamo può essere più per vettura formula, quindi un innesto con corso della leva molto breve, la leva lunga invece più per GT o macchine da rally.